Oltre i contenuti, oltre la conoscenza della cultura ebraica che non viene affrontata abbastanza, oltre questa storia che ormai è una storia universale del male intrinseco dell'uomo, la cosa che comunque in questo spettacolo credo sia speciale è la partecipazione attiva dei ragazzi, l'armonia fra di loro, il loro modo di medesimarsi con i personaggi, con i testimoni. In questo modo diventano protagonisti. Non siete insieme, voi correte, voi correte. Così, allora so cosa fare, sarò dietro di voi, lo so, sarò là e darò un po' di così. Adesso lo proviamo insieme. Siamo a Cremona, questo è il Palazzo Cittanova, un palazzo storico della città dove si sta per iniziare un evento importante per le consulte, voluto dalle consulte della Regione Lombardia. Questo evento è organizzato insieme a Eyal Lerner, progetto che è un progetto di tipo appunto ministeriale che si occupa della partecipazione in rete dei rappresentanti delle consulte. State ascoltando il violino della Shoah, un violino che ha una storia triste ma affascinante. Appartenne a due fratelli, Eva ed Enzo, che nel campo di concentramento suonavano questo strumento. Eva capì che non sarebbe uscita viva dal campo, affidò il violino al fratello Enzo, che ritornò a casa, fece restaurare il violino e dentro il violino fece iscrivere un cartiglio, un canone in verso, dove ad ogni nota è affiancato un numero del numero di matricola della sorella perita nel campo, e che ha proprio questo valore evocativo del potere della musica che va oltre lo spazio e il tempo e rende liberi. Capisci? Che è bello, come Brahms, eccetera. Con più aria nelle corde, più aria. Bravissimo, e un pochino più lento. Così. Ok, e con accenti. E questa è veramente la nota di fierezza per la nostra consulta, perché è stata la consulta di Cremona che l'ha voluto restaurare. Un amico di Eyal, che si chiama Marco del Cielo, giusto 3 settimane fa mi ha consegnato questo violino tra le mani, un violino che apparteneva a suo nonno, che è stato deportato a Buchenwald. Mi ha dato uno strumento che è molto più di uno strumento, una persona. Adesso ridargli voce significa ridargli un'anima. Per la prima volta il violino di Cavecchia di Buchenwald. Ricordandomi della musica, della nonna, del papà, mi sono avvicinato alla mia musica dirigendo cori di musica ebraica, che poi mi hanno anche avvicinato a un dialogo multietnico con musicisti arabi, musicisti del Medio Oriente, con spettacoli sulla pace, che adesso ormai sono sostenuti, riconosciuti di tanti enti pubblici, di cui sono molto fiero l'ufficio scolastico a livello regionale delle consulte. Nella posizione del violonista, ti ricordi quella posizione? Come se il pubblico vedesse il testo, lo insegni tu l'ebraico e poi scendi. Possiamo fare questa prova, per favore? Solo del finale. L'inno di quei partigiani ebrei del ghetto di Varsavia.
inginocchiò davanti ad un militare. Aspetta. È troppo violento. Ho bisogno proprio della paura che esce fuori. La nonna si inginocchiò davanti al soldato e supplicò quello che dice. Ricordo che a casa nostra una sera bussarono i soldati tedeschi. Chiesero chi di noi era ebreo. La nonna si inginocchiò davanti ad un militare e lo implorò di non portarci via. C'erano anche le orchestre che accompagnavano le persone verso le camere gas, una cosa atroce. Ma credo che in quel momento comunque qualcosa della musica dava speranza. Io personalmente l'anno scorso ho avuto la possibilità di andare a vedere i campi di Auschwitz e Birkenau, quindi oggi è stato un po' un modo per ricordare il viaggio che ho fatto là e quello che ho visto. Il teatro secondo me è un modo per rendere di nuovo vive le voci di queste persone, perché comunque la lettura non fa lo stesso effetto. Vedere una persona in carne e ossa che parla di quello che è successo, dando una sua interpretazione personale della vita di qualcun altro e dell'esperienza reale di qualcun altro, secondo me è molto più forte e molto più di impatto per il pubblico. Nel mio testo ricorreva la parola ricordo, e ricordare è il primo modo di non ripetere, è il primo modo di imparare. In campi di sterminio, una situazione decisamente drammatica, e la musica ha aiutato decisamente a formare una comunità. Io volevo compiere 6 anni, ma loro hanno deciso che noi ebrei non possiamo farlo. Il grido, sei già morta, parli da morta, capito? Poi lui fa l'ottava alta, passeremo nelle docce di Auschwitz in tanti, non sei più tu, è uno storico che parla. Ricordati di dare un po' di drammaticità alla fine. E poi tutti, dormiamo tutti, non viviamo più. Non sono riuscita a compiere 6 anni, io li avrei compiuti tra un mese. Ma hanno deciso che noi ebrei non dobbiamo più vivere. Passeremo nelle docce di Auschwitz in tanti. I nostri corpi saranno fumo e cenere, saranno numeri, ossa, terra. Eravamo contadini. Ogni giorno lo passavamo nel timore che i soldati venissero a privarci del poco cibo che avevamo in casa. Ad Auschwitz ci misero nella baracca dei bambini. Per noi quella vita diventò la normalità. Un bambino trova facilmente dentro di sé le risorse per vivere. Terribile catastrofe ha preso il nome ebraico di Shoah, cioè disastro totale, a ricordo del tentativo di sterminio di un popolo le cui millenarie tradizioni sopravvivono ancora oggi. Il potere della musica è universale, tocca la corda più profonda dell'uomo e riesce proprio a sciogliere il ghiaccio umano più profondo. La capacità artistica non è una garanzia, bisogna comunque collegarlo al cuore e all'umanità. Sehr fink in mein Keller dicken Blick und ich hab gar nicht kein Winkel sei zu schenken dir zurück und ich hab gar nicht kein Winkel sei zu schenken dir zurück.
doch Gott getreier, dir vertreuer mein Vermerk. Alles mont in mir a Feier und in Feier meine Tag, nur in Keller und in Lecher, wenn mörderische Roh, euch ich Hefer, über Dächer, und ich so